Bene, Socrate è l'amico di oggi. Ciao Elena. Ciao. Conto da 5 a 1 e ti connetti a Socrate. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok, come vedi Socrate? Vedo. Allora, è come se fosse. Allora, è lui e lo vedo tipo in una stanza circolare, però è buia, è tutto buio. E è come se quello che sta facendo è controllare tipo dei documenti, dei fogli. Solo che è tipo come se lo facesse di nascosto con una pila e deve fare in fretta. Ok, abbiamo tutto il tempo. Che fai? Li sta controllando. Rispetto a qualcuno, deve leggere delle cose rispetto a qualcuno. Come se ci fosse, se stesse cercando qualcosa che viene nascosto. Ok, ti dà l'autorizzazione. Sì, Ok, chiamiamo tutte le energie, le entità eteriche che oggi interferiscono con Socrate e che non vogliono questa sessione. allora, ci sono 3 uomini del tempo. Mhm. Mm, Poi c'è un grigio incappucciato. Mhm. C'è una mantide e un felinoide. E DL? 4. In alto in alto? Allora, ci sono sopra al grigio ci sono, ci sono dei pleiadiani Mhm. e poi ci sono Odino e Zeus, tutti e due. Va bene. Mhm. Sei disturbata nella visione? No, 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 ok. no. Entità mentali. Allora, ce n'è una di livello 3 e una di livello 5. Allora, quella di livello 3 è come se avesse 2 o 3 modalità di disturbare Socrate. Lo disturba proprio nella sua vita di tutti i giorni. Allora, un po' gli fa fare, mh,
gli dà tanti spunti per fare tante cose assieme, quindi magari, cioè l'immagine che ho è che mette tre o quattro cose davanti e fa un po' una e un po' l'altra, no? Quindi non fa fatica a finirne una alla volta, non so come dire, no? Quindi ci mette tanto tempo. Allora, è caduta. Dimmi quando ci sei. Con Socrate. Ok. Mhm. Ok, entità mentali. Non finire le cose e perdersi su più Mm. fronti. E poi? E tipo autosvalutazione. Eh, gli manda l'idea, gli manda i pensieri proprio tipo, ma sei sicuro che riesci a fare questo? Ma sei sicuro che tu sei all'altezza? Ecco, Mm. quindi... Che quella ragazza ti viene dietro, Mm, tu piace a quella ragazza. No? mm. Esatto, quindi usa queste tre modalità. Questa è sempre la 3 o è la Entità 3, 5? no, l'entità La 3. 3. Ah, Mm-mm. multitasking la 3. Sì, proprio E la secondo 5? me. E invece l'entità mentale di livello 5 è... Allora, lo fa... Allora, quello che vedo è come se creasse tipo come se gli creasse uno scudo. Cioè, in eterico vedo lui che diciamo, inizia una relazione ma di tutti i tipi, nel senso amicizia, anche con i fratelli, familiari, così. A volte vedo Mhm. che queste entità le mette proprio davanti uno scudo. E quindi eh, è come se lui parlasse al nulla. In eterico vedo che quando lui dice qualcosa è come se rimbalzasse, no? E, Dentro lo scudo, dentro il guscio. sì, e quindi si interrompe la relazione con l'altra persona, come se si interrompesse, quindi poi si staccano le persone, amici. Vedo un po' questa cosa qua, quindi ehm, la difficoltà proprio a relazionarsi è dato da questo. Va bene. Ok, queste sono le entità, quindi. Mm. Ci sono degli impianti? Lui prima ne ha descritti alcuni. Tu dimmi quelli che vedi, semplicemente. Allora, ce n'è uno mentale che è tipo un piccolo cerchio, più o meno così, in mezzo alla testa, in mezzo proprio al cervello, Mhm. che però ha... allora, c'è questo cerchio, poi ci sono due linee che partono dal cerchio e arrivano a livello delle orecchie e fanno altri due cerchi uguali. E vedo la stessa cosa che parte da davanti dal cerchio e sempre due linee che vanno verso gli occhi e dietro gli occhi altri due cerchi. Questo è un impianto mentale. Uno solo. Mm, sì, è l'impianto mentale. È uno. Mm, poi c'è un impianto eterico più o meno a livello della tiroide. Mhm. Poi lo vedo tra lo stomaco, più o meno sotto il piloro, tra lo stomaco e il duodeno, non proprio sul piloro, ma appena sotto l'imboccatura del duodeno. Mm, Poi ne vedo due sui palmi e due sotto i piedi, tutti e due i piedi, però. Ecco. A cosa servono questi?
Allora, durante qualche abduction è come se gli mettessero dei tubi collegati ai piedi, ok? E da lì Mhm. parte come se partisse un flusso di un comando che è come, allora, parte da lì e poi esce dai due palmi delle mani ed è come se passando raccoglie l'energia della PS di Socrate e esce dalle mani. Per quale scopo? Principalmente per prendere energia e quella che prendono provano a immagazzinarla, vedo, in tipo delle enormi ampolle che sono collegate a un clone. Mhm. Ok. E questo Basta? clone ogni tanto Mm. come se lo mandassero da qualche parte a fare tipo delle azioni di vita per... È come se provassero a riprodurre con le loro, diciamo, con un altro meccanismo che non sia quello dell'umano, a riprodurre noi. Però non è che sono riusciti ancora a fare tanto. Mm. A questo proposito vediamo i sogni. Mhm. Ehm, Sogna di essere con la sorella in auto, l'auto che avevano da piccoli, una macchina bianca. Che succede? Allora, l'immagine che ho in eterico è che è come se i due si incontrassero in eterico ed è come se, cioè in eterico proprio come se spaziassero nel cosmo e vedessero i vari pianeti in eterico. Lui e la Mm, sorella. sì, Mm. mm, Quindi fanno dei viaggi astrali insieme? sì, esatto. Perché? Che non ognuno per sé. No, sono anime affini. Ok. Sono anime affini e quella cosa lì in eterico. Però vedo che nella vita hanno fatto tanto, cioè spesso fanno dei progetti assieme, come dei percorsi assieme. Che ne so, può essere un corso, o mi viene di lettura, di pittura, o un Mhm. corso, uno sport, non so, ecco. Delle attività di vita insieme. Ok. Mm. Quindi questo sogno, una volta tanto che non ha interferenze, è No, semplicemente un infatti. viaggio astrale insieme. Mm. Poi sogna la mantide, in sostanza. Non facciamo pubblicità, signor, quello là. Mhm. Beh, insomma, c'è qualcuno che Vedi? dice Mm. coccostrello, la mantide è un coccostrello, cioè un coccodrillo pipistrello, non so. C'è una causa esoterica questo definire una mantide un coccostrello? O è solo un'invenzione? Così, per far vedere i video. Ma sì, diciamo che è un nome per attirare persone, perché nella Mantide non vedo niente né di né uno né dell'altro, Sì. guardando anche il DNA, niente. Mm. Lui ha una mantide, l'ha sognata? Sì, e, e- se non so, aspetta, sto cercando di ricordare i due sogni che ha raccontato. Allora, in uno c'è una mantide con gli occhi rossi che gli infila una spada o una siringa nei genitali, Ah, una sì, spada. Mm. ok, no. No. Mhm. Però è lo stesso insieme ai tre. Sì, sì. Quelli erano i tre uomini del tempo, l'ho già visto prima, e la mantide. Mhm. Sì, abduction, ho visto un Quindi una abduction. abduction, ok. Sì, sì, Il si è coccostrello è svegliato. la mantide e Mm. quindi è...
Ratzinger, che anche lì un altro sogno, a Ratzinger Mm. che gli fa degli esperimenti, un'altra abduction. Sì, Era Ratzinger o era qualcun altro? lì era un abduction di rituale però, con un rituale. Mm. Ah, Poi io non ricordo più se è questa o un'altra, lui vede se stesso come un bambino di colore su un altare, è questa sì, mm, su un altare che è sacrificato eh o sì, comunque gli fanno delle cose, è eccetera. È quello lui lì, sì. o lui vede un sacrificio? Lui vede un sacrificio, ma ne ha messi insieme due. Uno che hanno fatto lui e uno che ha visto. Vanno a step anche lì, non è la prima volta che vedo questa cosa. Prima ti fanno vedere, poi ti mettono, cioè poi sei tu la vittima, il sacrificio. Vediamo di capire due cose su questi due sacrifici. Il bambino di colore esiste? Sì, La scena era nella realtà, tangibile. sì. Poi cancellano la memoria, ma lui è riuscito a ricordarsi questa cosa. Lui è stato fatto partecipare in eterico perché? Perché è un altro modo per prendere energia di questo tipo. Mm. Hanno bisogno sia di quella fisica, però lo fanno in maniera, sai, attraverso dei canali che possono essere confusi per canali benefici. Mhm. E poi hanno però bisogno anche più energie, quindi li fanno anche in eterico. Mm. Il bambino è vivo adesso? È vivo, però lo vedo prigioniero. Cosa gli hanno fatto di fare in soldoni? Hanno agito sugli organi, stanno agendo sugli organi per la sofferenza e poi gli prelevano il sangue durante la Eh, sofferenza. Sugli organi in che senso? Dolore, gli provocano dolore e sofferenza. È come se vanno a step, è come se ogni tipo di tortura è come allora. Ci sono degli step. Prima c'è la visione, poi c'è la violenza più volte, poi c'è il dolore fisico esterno, poi c'è il dolore fisico agli organi, poi c'è tagliano i pezzi. Beh, ok, e Mhm. poi, e poi dopo pian piano muoiono. Quindi la violenza sessuale è già avvenuta per il Sì, bambino. è già avvenuta. Mhm. Mentre Socrate è ancora l'assister, quindi è lo step 1, però è in eterico. In eterico, sì. Mhm. Va bene, va male, ma va bene. Mm. Chiude gli occhi, vede i mostri. Secondo me vede le interferenze vede un po' le interferenze anche degli altri e le interferenze che vorrebbero interferirlo. Tutto quello che gli gira intorno, che ci Mm, gira intorno. sì, Quando parla con qualcuno, dopo un po' magari si stanca del dialogo e gli viene voglia di sputargli in faccia. quella è l'entità mentale di livello 5. Mhm. Lo scudo. Fa parte dello scudo, esatto. Sono tante piccole domande, io le devo fare, però sono tutte secondo me anche un po' collegate a volte, ma slegate anche in altri. Vede troppi video. Allora, lì è un po', più che altro vedo che è una cosa più a livello emotivo aspetta, provo a descrivere. Mm.
Cioè, è come se un po' ha necessità di sapere cosa succede per essere tranquillo, ok? Quindi magari ne ascolta tanti per, mm, per essere un po' più tranquillo, perché vedo proprio che se no si preoccupa un po'. Cioè, in eterico è come se lui non si informa su quello che stanno facendo, un po' si preoccupa, c'è un pochino d'ansia, no? Quindi ha bisogno sempre di sapere. È più una cosa così, non è tanto, c'è una causa esoterica particolare. Non è un'interferenza vera e propria. No, no, Ok. Causa esoterica della mancanza di amicizie, si sono un po' perse e relazioni. entità Amicizie. mentale di livello 5. Relazioni anche? Sì, gli tre uomini del tempo ci Mm. sono anche e l'entità mentale di livello 5 Ra- insieme. rabbia, sconforto. È un po' è collegata un po' al fatto dei video, ecco, quella cosa lì. Esatto, rabbia e sconforto, cioè domande del futuro, ecco, c'è questo suo un po' preoccupazione, ansia, cioè vedo, no? E quindi è collegato un po' al futuro. Mm-mm. Ok, crisi di pianto pensando a una ex. Allora, qua l'ho visto anche prima, è uno dei casi particolari, tra virgolette. Allora, Casi particolari in che senso? nel senso che lui era collegato a lei come fiamma. Ah, ho capito, già il caso Mm. particolare. Allora, questa ex, che non è quella là un po' birichina, era una Mm. fiamma. Ok, attenzione, Sì. Mm. Socrate, attenzione. Ma adesso non l'è più, Esatto. nonostante l'abbia Adesso conosciuta. Quindi quella idea che avevamo, se la conosci, non è vera. no, no, infatti no. Allora, lui si è proiettato, allora a un certo punto, potrei dire sì, un paio d'anni fa, dove alcune cose sono cambiate per lui, è come se tutto d'un colpo fosse proiettato nel futuro, a livello di intenzione. Mhm, mhm, Ok, cioè prima era più passato, no? Quindi come se in eterico vedo che è come se si trascinasse l'energia dal passato, ok? mhm, Poi un paio d'anni fa è come se ci fosse stato proprio come se il vento prima portava verso il passato, no? E poi tutto d'un colpo porta verso il futuro. Quindi lui è proiettato nel futuro e quindi ha proiettato la sua intenzione, la sua volontà eh, nel trovare la fiamma. mhm, E si è sganciato da là e lo vedo agganciato, poi allo specchio lo vedo agganciato mhm. a una fiamma. Adesso è agganciato a una fiamma che non conosce? Io penso che quello che lui ha visto è reale. Sai che lui ha detto che ha visto la fiamma più o meno in Lazio, che però l'ha collegato, ha sentito. Ah, questa roba è incredibile. Lui l'ha proprio sentito che la fiamma. Eh, lui prima ha detto che ha sentito che con questa ragazza che conosce, che è del Lazio, che però adesso è lì dove lui studia, Mhm, ha sentito la stessa sensazione che ha sentito con la sua ex, quella che era fiamma. mhm. Quella per E cui ha pianto. sì,
e quello che posso dire io è che secondo me lui ha proprio sentito la fiamma e questa adesso è la fiamma. La ragazza del Lazio che studia dove studia Se lui. Non nel Lazio. Chiamala. Vediamo se viene. Nel cinema. Mhm, mhm. C'è c'è un'immagine nuova a livello estetico. Mm. Dimmela. Allora, c'è la PS che è metà, cioè, no? Che sia da una parte che dall'altra e il- invece che fare come se qua il collegamento invece che essere, forse perché si conoscono già, presumo, quindi invece che avere il collegamento con il tubo. Mhm. Allora, immagina Socrate, due semisfere Mm, tagliate e lontane. C'è un tubo, mm, un ombelico mhm, cilindrico che le collega. Questo ombelico è più grosso, quindi è più vicino quasi al diametro delle due semisfere, più questo contatto è già deciso, fatto, eccetera. mm. In questo Meno, più caso sottile. adesso è come se il cilindro fosse grande come tutti loro due, quindi grosso come la PS. Mhm, Quindi come se ci fosse una PS allungata, quindi quasi più mhm. Una capsula. una capsula, esatto. Cioè, hai Esatto. capito? Sì, Capsula della medicina. C'ha un nome. Un opercolo. Un opercolo. Mhm. Perché? Questa è l'immagine nuova. Sì, Sì. perché non ci sono ostacoli in mezzo, nel senso loro si conoscono, non sanno ancora di essere uno la fiamma Sì. dell'altra, ma non ci sono ostacoli in mezzo, Quindi come se fossero insieme. come se fossero insieme, ma ancora no. Mm. Una pillola. Mhm. Fatta con l'opercolo. Ok. Domanda 1. Si sono visti grazie allo specchio? Sì, Ok. Uno specchio loro, lo specchio che abbiamo messo noi? specchio che abbiamo messo noi. Ok. Mi scrivi Socrate sul pezzo di carta quando vi siete visti, conosciuti? O anche qui in Skype? Ah no, perché è un telefono, no, meglio il pezzo di carta. La data. Perché comunque quello che facciamo noi può anche avere un valore retroattivo, eh. Se è successo Assolutamente. prima, secondo me non è così interessante, così importante. Aspetta, non capisco. Qualche. Scrivi la data più o meno, bella grossa. Tanto chiamala. Mhm. Sì, c'è. Come vedi la PS? Così, come ti ho detto. Di che colore? Ah, Ok, viola blu. ok. Stiamo parlando di Allora, anni fa. viola, sì, però è come se lui, cioè lì si sono riconosciuti come fiamme Non adesso lo con lo era specchio. 2018, diciamo, non lo era nel 2018, era quella per Non cui piangeva. ancora, esatto, esattamente. Allora, Mhm. è molto complicato l'argomento fiamme, Eh sì. lo stiamo sondando. Il discorso fiamme cambia, non è univoco, qui non ci sono queste condanne che pensavamo ci fossero, ed è giusto che sia così perché è Mm, tutto creazione, tutto è in mm, cambiamento, tutto è possibilità, tutto dipende da noi sempre. Quindi non mhm, c'è mhm.
la maledizione, non c'è il karma, non c'è tu devi, ma devi scontare, ma non hai fatto il bravo, questa è la cazzata del karma, questa è la fregatura del esatto. karma, quella grossa. Socrate ha una grande voglia di Mm, emergere, si capisce esatto. dalle abduction, dal livello di impianti e esperimenti che fanno su di Mm, lui, ma nonostante la giovane età anche si capisce dalla capacità di ricordarlo, di gestirlo non tanto ancora, però lo mm, ricorda mhm. e con dovizia anche di particolari. Sì, Vede, esatto. vede i mostri, chiude gli Mm. occhi ai mostri, Ha avuto comprende, un'esperienza di telepatia anche. ha avuto un'esperienza di Mm. telepatia con un suo amico, chiamiamolo nel cinema, Mhm. analizziamola velocemente. Lui ha pensato a una battuta, l'amico ha riso, ha risposto in virtù di quella battuta, hanno riso insieme e lui ha chiesto all'amico di ripetere la battuta, l'amico l'ha ripetuta parola per parola con la stessa Mm. intonazione con cui lui l'aveva pensata, lui Socrate. Diciamo che tutti e due sono partiti da quando sono nati con una percentuale di di utilizzo del cervello già abbastanza alta. Mhm. E quindi si sono trovati molto in sintonia e, insieme sono riusciti a utilizzare in quell'istante lì proprio eh, ehm, mm, Mhm. in quel periodo lì, con questa affinità, sono riusciti a a portare l'utilizzo del loro cervello a dei livelli molto alti, diciamo, per la media, no? E quindi sono riusciti a fare questa cosa. È come se quello che facevano insieme, quindi, quindi magari studiare assieme, uscire assieme, non so, faceva sì che fossero talmente centrati che il loro cervello, veniva utilizzato parecchio in quel periodo lì, quindi lui ha sperimentato questa capacità. Mm. Vediamola la vibrazione, i dati di Socrate. Vibrazione, 85 miliardi, consapevolezza, 227%, no. PSP, 48,52, vite precedenti, 823, cervello. 10,8. Valoroni pazzeschi Mm, da tutti i fronti. PSP in equilibrio, la cosa meno importante, grande vibrazione, ottima, altissima consapevolezza, mm, poche vite mm, e un cervello quasi a 11, che è mm, un risultato finale, non iniziale. mm. Ok, ha questa capacità medianica della telepatia, Socrate? Sì, 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 gliel'hanno bloccata l'entità, che lui lì è riuscito a farla. Emergere. In che Mm. modo? Con l'amico è riuscito, Insieme perché c'era una all'amico. sintonia. Sì, c'è la sintonia e quindi è come se hanno messo, è come se hanno messo le loro forze assieme e sono riusciti a centrarsi, a centrarsi proprio, anche non consapevolmente, ma si sono centrati tutti e due, sono riusciti per per un tot di ore, direi, a tenere fuori le interferenze. Mm, mm. Altre capacità medianiche. Chiaroveggenza. Che già in parte, Mm, sì, cioè, infatti. Mhm, esatto. mhm. Eh, potrebbe arrivare, in poco alla telecinesi. Mhm. Poi vabbè, all'utilizzo dell'energia e alla visione del campo
energetico, che quella secondo me ci mette poco lui ad attivarla. Mm. Beh, il collegamento emotivo, anche quello ci metterebbe pochissimo. Eh, Collegamento emotivo? sì, sai, quando oltre a collegarti al pensiero, ti colleghi alle emozioni della persona, in generale, proprio consapevolmente con tutti, a parte la fiamma che è in automatico, uno sente l'altro, c'è questo come se ci fosse cioè con questa complementarietà tra le fiamme, è come se fosse appunto il completare tutti gli aspetti dell'altro, no? Mhm. Con la fiamma. Ma invece sentire l'emozione delle persone in maniera distaccata, obiettiva, no? È come se la leggi. Cioè io vedo Socrate con le persone davanti, è come se lui riuscisse a guardare il corpo e leggere l'emozione della persona. Mm. Ecco, quello è un'altra capacità. Ok, diamo un attimo ordine a questa capigliatura spettinata. Mhm. Ok, Abduction. Nome del progetto, di tutto il progetto di Socrate. Mm. Portabilità, Perché? perché stanno provando a trasferire le informazioni della PS su un clone Sa che novità. che, infatti, che è vabbè, una macchina. Ecco, no. Ce n'è uno, no? Sì, uno solo. È una perla, Socrate? Sai che c'era quella... no, non è proprio nato Perla, Mm. Quella via di mezzo. quella via di mezzo, l'avevamo già vista, una cosa così, sì. Ok. E riesci comunque dopo a eliminare le interferenze. Nome della PS, nome della PE. PS Truth. Ok. Verità. Mhm. PE? Cupola. Cioè la PS è come cos'è, il nuovo social di Trump. Sì, è Ah, vero. si chiama così, no? Mi Sì, sembra. sì, Ok. si chiama così. Ok, causa esoterica del vomitare quando pensa a quella ragazza di cui era amante che faceva un po' di cose strane. Allora, lì c'è stata un'interferenza demoniaca per un pochino, ma la sua PS facendo così era era la reazione della PS per eliminare l'interferenza di questo demone. Per allontanarlo da questo Trissam, da questa Sì, cosa a tre un po' malsana. complicata, un Mm, po' malsana. mm, 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 mm. Ok. Sì. Trattamento radiofrequenza ha aggiunto interferenze? No, non ha aggiunto interferenze, ma li ha sballottato, in quel periodo gli ha sballottato la sua energia perché c'era un risucchio in quei momenti, poi però la sua PS è molto forte, quindi è come se si attivava a 1000 per recuperare l'energia e le vibrazioni. Mm. Quindi vedo questo sbalzo, no? Così. Mhm. Il test che lui ha fatto, ma poi è anche modificato e personalizzato, gli ha portato interferenze? Il famoso test, bla bla. Mm, per poco,
come se le avesse portate e lui le ha eliminate. Cioè, come se pian piano avesse imparato a eliminare subito le interferenze. L'ha imparato dopo però, cioè la perla nasce così, no? Mhm. Lui la impara dopo. La impara dopo, infatti ne ha ancora delle interferenze, diciamo, le vecchie Mm. ce le ha ancora. Causa esoterica Mm. dei problemi di peso. Lui perde peso facilmente, troppo facilmente. L'impianto alla tiroide, l'ho già visto prima. Ehm, eventuali interferenze di canzoni, per esempio lui si chiede se cantare, canticchiare Alleluia può portargli interferenze. Senza consapevolezza, sì, perché le canzoni, diciamo, le canzoni dei personaggi famosi sono scritte in maniera tale da collegare le persone a una certa energia. Quindi se la canti senza essere consapevole che le canzoni ti collegano a un'energia, ti colleghi. Se sei consapevole, diciamo, magari in quel momento, ma poi svanisce questo collegamento Mhm. ad interferenze. E la carne? Dipende da quale mangi, nel senso, cioè se uno riuscisse a mangiare la carne diciamo, l'abbiamo già visto, questa cosa mi sembra. Allora, se mangi la carne di un animale che muore quasi fisiologicamente, non c'è problema, c'è un ciclo naturale. La cosa che poi c'è un altro livello che sono gli animali che si spaventano prima della morte. Vabbè, però nell'industria della carne e del pesce è tutto così. È peggio, tutto così e non È solo, anche lì ci peggio. sono anche sostanze che sono malsane per il corpo, diciamo Sì, ho capito, nell'industria però grossa, già no? nessuno ha il Mm. maiale o la gallina o la mucca nella fattoria, ma soprattutto nessuno se le mangia di morte naturale quando invecchiano e Esatto, quindi di fatto oggi esattamente. mangiare la carne non è possibile in maniera sana. Eh, è quasi Nel impossibile, suo sì. caso, lui si domanda se, nel suo caso, beh, io se ti posso dare un consiglio, molti che hanno problemi di peso, perché perdono peso molto velocemente e sono vegani, sono grossi come delle bestie. Quindi c'è il modo, allenandosi e nutrendosi in un certo modo, di essere totalmente differenti da un concetto di magro, di magrezza. Si può. Devi mangiare tanto, devi allenarti in un certo modo, ci sono delle tecniche, sei giovane, ti puoi informare, puoi sicuramente trovare una soluzione da questo punto di vista. La dieta vegetariana, ma anche la vegana è assolutamente, che se ne dica, bilanciata e percorribile senza nessun tipo di carenza, anzi, e di nessun tipo. Detto questo, io tornerei sulla pillola, Mm. la tizia. Mm. Cosa vogliono fare questi due? Si sono già incontrati, queste due PS? Prima dici? Mm? Sì, sì, sono stati anime affini per 3 vite e fiamme come fratello e sorella e mamma e figlia in altre 2 vite come fiamma. Quindi anche anima affine. Prima sì. È un po' come se ci fossero
analogie, delle vicinanze, quindi se sono meno forti, anima affine, se sono più forti è fiamma. È proprio come se fosse un indicatore, no, di velocità, un tachimetro nella macchina. Sì. Più la velocità aumenta, più sei in zona fiamma, se diminuisce è in zona velocità o la frequenza. Mhm. Va bene, chiamiamo un po' di persone nel cinema. Allora, la famosa sorella, la ex per la quale lui vomitava, la ex per la quale lui piangeva, Mhm. l'amico dei giochi di telepatia, tutti quelli che vogliono venire, l'amico che gli ha presentato queste sessioni, grazie al quale lui oggi è qui. Mhm. C'è qualcuno che vedi in maniera differente, degna di nota? I due genitori. Che fanno? Sono più o meno a metà, più o meno sesta fila tipo. Eh, e sono proprio curiosi di capirci di più, di quello che lui già un po', diciamo, nel concreto gli ha raccontato, ma che è difficile da comprendere, quindi sono curiosi di capirci di più in eterico. Ok, e apriamo il portale aureo, chiamiamo tutti i parenti di Socrate, di tutte le generazioni. Mhm. Se qualcuno in particolare vuole fermarsi e dire qualcosa, lo può fare. C'è una prozia, sorella di una nonna, Mm? che lo vuole ringraziare per questa opportunità. Vedo che lo abbraccia e gli dà un bacio sulla fronte. Gli fa un sorriso e una carezza e va. Ok, quando è tutto, chiudiamo il portale aureo, quando sono andati tutti. Ok, chiuso. Mhm. Va bene. Socrate, il personaggio, il filosofo, è esistito? Chiamiamolo. Allora, sì, eh, però vedo questa- questo personaggio mm, considerato un po' matto, un po' autistico, che stava nel suo mondo, però descriveva delle cose, si chiamava in altra maniera e dopo che è morto, c'è stata un'altra persona, un altro personaggio che ha voluto portare avanti quello che lui diceva perché lo sentiva come reale, come cose reali che non dovevano essere perse e con un nome inventato che però ha un significato, ha portato avanti le informazioni di quel personaggio. Mhm. Dov'è adesso? Lo vedo ancora che vaga, come se fosse che vaga nei posti vari, sempre che continua a fare quello che faceva in vita, quindi è come se parlasse a qualcuno ma senza qualcuno, no? Quindi lo vedi che cammina e parla e racconta delle cose, quello che vede lo racconta. È rimasto incastrato nel suo giro, come se fosse, c'erano perlomeno, adesso mi sa che hanno eliminato tutto, ma un po' di anni fa
per le persone malate di Alzheimer creavano tipo quelli che si chiamano nuclei Alzheimer e c'era questo spazio esterno che poteva essere un giardino o un cortile fatto con delle immagini, quindi tipo dei muri, delle immagini e sui muri LED. disegnati dei Ah, dipinti ok. Mm. con un percorso obbligato, ok? Quindi loro non andavano in panico, ma seguivano questo percorso e si chiamava Wandering. Mhm. E lui è come se fosse appunto come se vaga, mi ricorda queste persone malate di Alzheimer che girano nel Wandering. Quindi lo vedo proprio che vaga come se fosse in un paese e continua a parlare. Vabbè, lo salutiamo, se vuole andare nel portale Auro, Socrate lo può fare. Mhm. Ci va? Sì. Bene. La doppia era legata ai quei demoni, no? Della relazione a tre. Sì, sì, sì. Ok. Bene, Socrate può andare adesso al suo cluster se vuole. Cosa vuole fare? Certo che ci va. Ok. Mentre ci va, vediamo se la fiamma lo segue. Sì, Così. Come? Con che spirito? Curiosità, analogia, non ne può fare a meno. esatto, Sci- non ne può fare a meno. È come se fosse trascinata dall'energia di Socrate. E va senza paura, proprio con estrema fiducia, sicura che è il posto ideale per lei, seguire lui. Mm. Mm. E, Mhm. è molto stupita, affascinata perché eh, sono cose molto nuove per lui, per lei, scusa. Mm. Ok, lui cosa fa? Come li vede i contratti? Come dei libri antichi. Cosa vuole fare? Leggerli, spolverarli, Ah coccolarli? no, ha già aperto il portale definitivo Mhm. E? e sta buttandosi dentro. Benissimo. Ok, racchiuso. Quanti erano? Circa 800 come le vite o di più? Sì, pochi più 850, più o Mhm. meno. Mm. Ci ha messo anche portabilità, il suo progetto. Tutto. Bene, chiudiamo, vediamo come crea una Deternum. Come se avesse creato un piano, una base di vibrazioni altissime e poi le lancia verso l'alto in tridimensione in tutta la stanza. Però, Mm. frequenza? 100 miliardi di miliardi. Lo ritieni abbastanza potente questo Ad Eternum in base a quelli Sì, che vedi? sì, sì. Ok, almeno è scenico. Mhm. Mhm. Tra l'altro, mentre tu lo facevi, lui diceva sì con la testa, non so come se l'avesse Ah. visualizzato così. No? Giusto? Ho inteso bene. Avatar. Mhm. Scollegato completamente dal computer, come se avessero tolto la spina dell'avatar e del computer. Questo per merito di questa sessione o per merito di quell'uomo energia che abbiamo messo a ogni avatar qualche sessione fa? Allora, è per l'uomo energia, ma è come se la PS di Socrate l'avesse notato e l'avesse potenziato e quindi Mhm. accelerato il processo di distacco dell'avatar. Ok.
Ad eternum anche qui, eliminiamo tutto, ad eternum anche qui, via. Mhm. Messo. Fatto uguale, piano e alzato le vibrazioni. Ottimo. Con questa nuova condizione c'è ancora il clone, No, i 3 uomini del tempo, i 4 EDL, Zeus, Odino, il grigio, l'Amantide, il felinoide e il pleiadiano. no, Entità 3 e 5 mentali, no, tutti i impianti mentali ed eterici. no, Portabilità. no. Esistono ancora le sue potenziali o abbastanza assodate capacità medianiche? Sì, sì, anzi, Le vedi come più libere, sì, esatto, meno limitate. meno con nuvole davanti e un po' più sgombre? Mm, Quindi occorre solo andare lì a prenderle, esatto, esercitarle, sì, prendere esatto. consapevolezza. Allenarsi, sì, sì. Ok. Solo questione di allenamento. La PS è sempre verità? Allora, la PS è sempre verità e La, la P è sempre la- cupola dom? no, la PE è diventata un aggettivo di verità, quindi verità e la PE è diventata cosciente. Ok. Si uniscono assieme e creano Socrate nella sua completezza. Quindi Socrate è PS, PE, è corpo. Mm, Ripassiamolo, intanto mettiamo un ad eternum in ognuno dei suoi 5 corpi. È corpo fisico? Ad mhm. eternum, dove se lo mette? Tiroide, Bene. Corpo mentale, dove lo mette? dove aveva la parte centrale dell'impianto mentale. Emozionale, Su tutta quella subbuglio per il futuro, che c'era ansia, rabbia, rancore, mm, delusione, tutto. L'ha messo proprio che prendesse tutte le emozioni riguardo al futuro. eterico, Eterico lo mette qua dietro, tipo sulla nuca, subliminale. in mezzo. Mm, mm, mm. La fiamma cosa fa? Allora, la fiamma, mentre metteva gli ad eternum, tutte le volte era come si dice, Stupore. sì, ma lo sentiva quasi che le mancava il fiato da quanto erano alte le vibrazioni, quindi tutte le volte un sussulto, ecco. Mhm. E adesso è come se fosse, sta sentendo tutte questa unione dei corpi in maniera molto omogenea e molto uniforme e lei lo sente ed è immobilizzata dalla forza di questa energia. La vedo che è diventata tutta lucente e vibra altissimo, come vibra altissimo Socrate con l'unione di tutti i corpi, che anche lui lucente, che vibra altissimo, e lei proprio sta sentendo tutta questa cosa nuova. Ok, nuova frequenza. 427 miliardi, Vabbè. Consapevolezza. 251, PS, PE. 58, 42, Vite, 325, però. Cervello, 11,5,
Messaggio di Socrate a se stesso e dopo messaggio di Socrate alla fiamma. O insieme. Allora, questo è il momento perfetto per concentrarti sulle tue vibrazioni, sulle tue capacità medianiche. E dopo un allenamento che sarà un allenamento di recupero delle informazioni che tu hai già, vedrai che proprio torneranno così. Dopo qualche mese di allenamento, allora poi dopo quando tu inizierai a creare, già puoi iniziare a farlo nel frattempo, ma arriverai a un punto che quando deciderai di creare le cose arriveranno proprio quasi all'istante. Quindi concentrati molto su questo aspetto. E anche in questo è incluso andare verso la fiamma, perché le tue potenzialità accanto alla fiamma accelerano sia di tempo e di forza in veramente tanto, in maniera esponenziale. Scrivimelo bello grande, Socrate mi ha scritto una cosa. Ok, e alla fiamma cosa vuole dire? E alla fiamma vuole dire stai lì, stai centrata così, stai in quello che stai sentendo, che io mi sto avvicinando. Ok, però non è una grande domanda, Socrate, questo. Quanto tempo ci mette per sviluppare la telecinesi? Dipende da te. Ah sì, Semmai come svilupparla? Con esercizi? Con non dandosi mai per vinto? Esercizi quotidiani? Questo può essere sì, una esercizi domanda. quotidiani. eh, allora, come allenamento per la sua centratura, che quindi più lui impara a sentirsi centrato, quindi con tutte le sue parti centrate, tutti i corpi centrati in uno, in una direzione. Poi quando fa gli allenamenti concreti ci sono vari modi per arrivare alla telecinesi, anche concreti, avranno efficacia. L'allenamento principale per la sua centratura vedo che fa un'arte marziale all'aperto. Io direi Qigong, però cioè, la prima cosa che mi viene è quella perché riproduce appunto la natura e queste cose. Mm? È Tai quello che Chi anche, magari. anche Tai Chi all'aperto, però, Mhm. possibilmente coi piedi nudi, così ho il contatto diretto con l'energia della natura. E quello è per allenarsi a stare sempre centrato e nel frattempo può allenarsi concretamente sulla telecinesi. Ci sono varie modalità. Tipo, cioè, ce ne sono diverse, può trovare lui la sua. Ci sono parecchie persone che spiegano dei metodi, può scegliere lui quello che è più consono a sé. Può essere quello, boh, non lo so, deve cercarlo lui, quello lì. Ok, una Così. cosa che non facciamo mai finale, siccome Socrate si è comportato molto bene in questa sessione in eterico, facciamogli diffondere l'informazione tra tutte le PS della sua Mhm, sessione, che la invii lui l'informazione di questa sessione. Dimmi come la fa. mhm. Se lo fa. Sì, è come in eterico è come se mandasse una lettera, vedo che sono tipo lettere di energia della PS con e quando le altre PS la aprono c'è l'energia della PS che è come se fosse più densa a disegnare le parole che spiegano le informazioni della sua sessione. Mhm. Perfetto. Lui come lo vedi? Lo vedo vestito come se fosse vestito da mago, con un mantello, quella viola azzurra della PS, quindi il mantello è fatto così, che fluttua
e appunto adesso stava mandando queste lettere e poi inizia a mandare informazioni nelle lettere per ciò che vuole creare per sé. Mm, Va bene. Pronto a tornare? mhm.